Ciao a tutti, siamo a Portimao, uno dei tracciati, uno degli autodromi più belli, più emozionanti del mondo, e siamo qui con due bestie. Questa la conoscete già perché l'abbiamo portata in redazione tempo fa e tu, Paolo, ce ne hai parlato, ci hai girato intorno. Una bella oretta con Edoardo Licciardello. Esatto, questa è stata praticamente la base, il prototipo sul quale avete sviluppato quella, The Beast. Esatto, è la base, è l'ultimo prototipo prima della fase finale della produzione, dove abbiamo testato tutti gli aggiornamenti, diciamo, poi da trasferire nella produzione di serie, che è sostanzialmente la moto che avete provato oggi. Lei è la protagonista della giornata, l'abbiamo appunto provata in strada, abbiamo fatto 6 turni devastanti, qua ci sono i segni della bestia sulla mia mano, l'abbiamo provata in pista, moto splendida. Analizziamola però dal punto di vista tecnico. Quella l'avevamo già vista, questa invece è completamente nuova, una versione completamente rifatta, è cambiata dal punto di vista ciclistico, il motore è stato rivisto profondamente, strumentazione elettronica anch'essa rivista. Partiamo dalla ciclistica, per cui telaio, traliccio. Cambiati i diametri dei tubi, abbiamo lavorato tantissimo per trovare la soluzione migliore. Come da tradizione KTM sviluppa i propri modelli basandosi sul telaio in acciaio in tubi, e quindi dopo tantissime ore di lavoro e tantissimi test abbiamo testato circa 100 setup differenti tra telaio, sospensione eccetera, per riuscire a raggiungere questo risultato. Infatti la gente, ma anche noi a volte, non riusciamo a quantificare il lavoro che c'è dietro un singolo modello nuovo, ma a volte anche una sola evoluzione di un modello. Ci sono ore e ore di collaudi, soprattutto per quanto riguarda l'elettronica. Sì, esatto, infatti considera che circa un anno fa, in occasione di un evento particolare, ho incontrato il nostro Jeremy McWilliams, che viene anche chiamato Mr. Traction Control. Ho incontrato Jeremy che proprio stava facendo un test con il test team di sviluppo di questa moto, ed era concentrato sul traction un anno fa. Questo vuol dire che comunque le ore lavoro di una squadra di tecnici come appunto sono quelli di KTM, che sviluppano sui tracciati più difficili al mondo, e in questo caso in Spagna, abbiamo testato tantissime ore, quindi dietro questi progetti ci sono tantissime ore lavoro per ogni uomo, migliaia di ore lavoro. Senti, adesso ti rubo la parola perché appunto parliamo di telaio, traliccio, cambiati i diametri, molto più rigido del precedente modello, e utilizza il motore come parte stressata, e la rigidità è garantita appunto anche da questo particolare. Poi un particolare che potrà piacere o non piacere ai super diucchisti: The Beast non ha più il telaietto a traliccio posteriore, però ha una bellissima struttura che è un misto con un tecnopolimero, possiamo dire così, e una struttura invece fusa in alluminio, più robusta e... Sì, più robusta, naturalmente più leggera. Considera che solo questa parte, come dicevi tu, in polimero, in materiali compositi, pesa 1 chilo e riesce a resistere a 1000 kg di carico, perché naturalmente la moto, ok, la Beast si guida quasi sempre da sola, però può ospitare un passeggero, può ospitare un set di borse per fare un weekend di turismo veloce, diciamo. Però comunque è una moto che in questo allestimento ha voluto innovare, un po' come abbiamo fatto sulla 790 Duke. Abbiamo voluto unire questa soluzione ed effettivamente penso che il risultato sia eccellente. Il motore 180 cavalli, 140 Nm. Abbiamo guadagnato 3 cavalli rispetto alla versione precedente, nonostante tutte quelle che sono le restrizioni anche delle normative. Ci tengo a sottolineare che la moto è Euro 4, quindi viene commercializzata Euro 4, ma è Euro 5 ready. Senti, il motore è stato rivisto in vari particolari. Parte interna, qui davanti c'è una caratteristica molto, molto bella da vedere, che è la presa d'aria dinamica, che garantisce una maggior pressione, una maggior pulizia anche del flusso dell'aria che arriva nell'airbox. Airbox, ci sono i nuovi iniettori, 2 iniettori, uno a monte, uno a valle delle farfalle. Esatto. Cosa che garantisce una migliore erogazione, soprattutto agli alti regimi. Sì, esatto, come dicevi tu, la scatola filtro è nuova, 2,5 litri più capiente rispetto al precedente. Con questi 2 nuovi iniettori abbiamo migliorato la combustione, abbiamo dato decisamente
un comportamento molto più fluido a tutti i regimi per quel che riguarda il motore, che è sempre stato comunque un motore estremamente trattabile. Assolutamente, una delle caratteristiche delle ultime Duke, magari la prima mica tanto, perché me la ricordo un po'. Bizzarra. Si imbizzarriva un pochino il 990. Esatto, forse Però sono passati tanti anni, 2005, quindi insomma di benzina ne abbiamo bruciata, diciamo anche di gomme, e penso che siamo arrivati veramente a quella che è diciamo la versione 3.0 della Super Duke nata nel 2014. Siamo veramente a punto con questa moto. Senti, dicevamo del risparmio di peso. Sulla bilancia questa stacca un peso minore. Sì, 189 kg, abbiamo risparmiato un po' dappertutto. Considera che per esempio abbiamo dei carter motore più leggeri, e anche nella parte posteriore, avendo risparmiato peso sul telaietto, abbiamo risparmiato 200 grammi da ogni cerchio, abbiamo risparmiato sulle pinze, addirittura sulle pinze dei freni Brembo Stylema abbiamo risparmiato 90 grammi per ogni pinza, e quindi nel complesso abbiamo fatto una bella cura dimagrante. Senti, qui non passano inosservati questi blocchetti elettrici che sono fantascientifici. Al di là che potrebbero, ma secondo me funzionano anche con la PS4 di mio figlio. Esatto, infatti è anche di mio figlio. Poi c'è anche una nuova strumentazione bellissima, molto leggibile, l'abbiamo provata oggi in strada e si distingue per questa caratteristica. Oltretutto si può anche regolare dal punto di vista appunto della visualizzazione dei dati, anche ci hanno spiegato, anche per chi non ci vede più tanto bene, si possono ingrandire i caratteri, abbiamo tutti i tipi di regolazione e la possibilità di entrare nei sottomenu e di crearci noi delle personalizzazioni. Sì, esatto, i menu diciamo di serie sono 3: Street, Sport e Rain. Sono i classici menu dove si può entrare, per esempio Rain ha i 130 cavalli, un intervento del traction più accentuato, più marcato. Acquistando l'opzione Track Pack c'è la possibilità di avere, come dicevi tu, dei sottomenu che vai a regolare. Per esempio puoi regolare su 9 livelli l'intervento del traction, oppure puoi regolare la risposta dell'acceleratore in modo più o meno rapido a seconda delle tue esigenze, a seconda di come ti piace guidare, e questo ti consente comunque di cucirti addosso la moto, sia che tu la stia usando su strada che tu invece la stia usando su pista. Senti, l'utente tipo di questa moto è un utente a cui piace anche pasticciare e personalizzarsi la moto, non solo dal punto di vista elettronico ma soprattutto dal punto di vista estetico. Accessori dedicati, tra l'altro anche accessori dedicati a un utilizzo simil turistico. Sì, accessori dedicati sono tantissimi, il nostro catalogo Power Parts è veramente ampio e va sia dal punto di vista del cambiamento, diciamo, della trasformazione estetica che funzionale. Quindi oggi hai provato anche la versione Race Setup, quindi aveva sospensioni super evolute, WP, a piastre della forcella più rigide, lo scarico Evolution a Krapovic non omologato su strada, oppure per esempio le pedane arretrate e rialzate, che ha la possibilità quindi di regolare come vuoi. Quindi da un punto di vista di estetica puoi lavorare tantissimo, e anche dal punto di vista funzionale, perché come dicevamo, nonostante la Duke sia una moto estremamente performante, diciamo cattiva, però può essere utilizzata tranquillamente in due e anche per brevi tragitti turistici. Puoi montare delle borse, ha dei supporti per montare delle borse morbide, e quindi è una moto relativamente versatile che puoi utilizzare anche per un bel weekend. Senti, a questo punto l'abbiamo analizzata, dobbiamo andare parlare del prezzo d'acquisto di questa moto, importante. Sì, il prezzo è di livello, però è allineato a quello che è la qualità del prodotto offerto. Noi la Super Duke viene proposta a 18.720 euro franco concessionario, e poi c'è da sbizzarrirsi, come dicevo prima, con le Power Parts e con anche gli optional a livello di elettronica. La Duke nasce per l'utilizzo stradale, è un progetto nato, è una naked, quindi è un progetto nato per un utilizzo stradale, però grazie a questo ulteriore incremento delle prestazioni ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni anche in pista. Abbiamo visto insieme a Paolo come è fatta la nuova Super Duke, a questo punto non ci resta che guidarla. Sì, esatto, strada e pista, per cui a te la parola, Francesco. Ciao a tutti, a dopo!
KTM 1290 Super Duke R The Beast 3.0, questo modello 2020 cambia completamente come vi abbiamo raccontato in precedenza, ma lo fa davvero bene, ha fatto un bel passo avanti, non ha perso il suo carattere, la sua cattiveria, ma sa essere docile e lo sa fare molto molto bene, in primis grazie a questo motore che è davvero uno spettacolo, sa girare morbido, piacevole ai bassi regimi e sa essere invece arrogante, cattivo quando si dà il gas a due mani, cosa che in strada non si può assolutamente fare viste le potenzialità appunto e le prestazioni di questa moto. Ci hanno descritto la coppia come oceanica, nel senso che veramente ce n'è tanta a qualsiasi regime e un po' in tutte le mappe. Noi adesso stiamo viaggiando con la mappa Street che ha una bella risposta morbida del gas e su strada ce n'è in abbondanza. Qui la potenza è piena, sono sempre 180 cavalli disponibili. La cosa che ci sorprende è che appunto sono cambiate le quote ciclistiche, è cambiato il baricentro, la posizione del baricentro. La moto rimane veramente divertente, agile, stabile, incredibilmente stabile, pur essendo molto leggera da guidare. Si fa sbattere di qua e di là con naturalezza. Guardi il punto di corda della curva, lei ci si infila diretta. Su strada è davvero uno spettacolo questa moto. Oltretutto abbiamo provato anche a sederci al posto del passeggero. Insomma, lasciamo stare la sella rigida, non è negato un passaggio a una seconda persona. Il motore, come dicevamo, spinge forte a tutti i regimi, sa scendere basso. Adesso vi faccio vedere una tipica, siamo in quinta marcia a meno di 3000 giri, mettiamo anche la sesta, 2500 giri, spalanchi e lui hop, riprende. Per cui per essere un bicilindrico con queste prestazioni, con questi, diciamo, con questi numeri, è impressionante come sappia essere morbido, lineare anche nell'utilizzo, andando a spasso, ecco. Ci piace la posizione di guida, ci piace la triangolazione sella, pedane, manubrio bello largo, posizione comoda, il ponte di comando perfetto. Ragazzi, i comandi qui che sembrano veramente dei joystick per la PS4, ma secondo me, come dicevamo, potrebbero anche essere utilizzati a tale scopo. I comandi sono tutti estremamente raggiungibili, facili e intuitivi, non ci si incasina più di tanto con i menu e i sottomenu, anche se appunto le possibilità sono davvero molto molto ampie, si può intervenire su qualsiasi parametro. Le sospensioni su questi asfalti, che sono decisamente in buone, sono in ottime condizioni, ci piacciono, l'assetto sostenuto ma riesce a copiare relativamente bene anche gli avvallamenti. Intuiamo che sullo sconnesso possano risultare un po' rigide e per questo ci dispiace il fatto che manchi la ciliegina sulla torta, la sospensione semiattiva che abbiamo già provato su altri modelli KTM che ci ha entusiasmato, manchi su questa Naked super sportiva. Sarebbe veramente la ciliegina sulla torta. Pensare di poter arrivare ad avvicinare i limiti di questa moto in strada è impensabile. Anche i comandi, diciamo tutto ciò che riguarda il pacchetto elettronico, è difficile chiamarlo in causa. ABS, traction control e quant'altro sono davvero difficili da sentire lavorare, almeno durante l'utilizzo stradale, ma per questo appunto ci hanno ritagliato un bel pomeriggio in pista a Portimao, per cui lì forse riusciremo a capire quali sono le vere potenzialità della moto. Grazie, una cosa comunque che emerge guidando questa moto è l'avantreno, cioè veramente solca l'asfalto. Non vi sto a dire che questa coppia oceanica è anche la causa di una leggerissima, ma sottolineo leggerissima, tendenza dell'avantreno a decollare, cosa che si può mitigare senza intervenire sui controlli, almeno nei riding mode street e sport, ma che all'occorrenza può, e magari su strade chiuse al traffico o in pista, si può liberare la bestia. Notevole anche il quick shift, cambio rapido preciso sia ai bassi e ai medi regimi sia agli alti regimi, lavora perfettamente.
e limita anche l'utilizzo della frizione, che comunque non è particolarmente pesante. Ragazzi, io vi darei appuntamento a dopo sul tracciato di Portimao, dove potremo scatenare i 180 cavalli della bestia. A dopo, ciao ciao ciao. Qualcuno, giro secco. Ragazzi, questa è tutta un'altra storia. Sospensioni, ma soprattutto le gomme. Girare con la versione standard, con gli S22 in pista, oggi fa molto caldo, soprattutto il posteriore entrava in crisi abbastanza velocemente, sotto anche le ondate di coppia di questo motore. Invece questa versione è decisamente più a suo agio, soprattutto perché stiamo usando delle gomme slick molto più adatte a questo tipo di utilizzo. Poi abbiamo un setting di sospensioni, le sospensioni stesse sono differenti, è tutta un'altra cosa. E mi spiace di aver fatto gran parte del turno con l'anti-wheeling inserito, per cui sullo scollino c'era questo taglio, non brusco, però si sentiva che appunto c'era un taglio netto. La moto messa giù così è decisamente più performante. In fondo a rettilineo si riusciva a entrare nella destra da raccordare con una marcia in più, e ci siamo sempre tenuti anche un filo dietro, perché logicamente 4 turni con la versione standard, salire su questa completamente diversa non è proprio facile, poi su un tracciato così tecnico e così complicato come Portimao. Niente da dire sul motore, ci è piaciuto sia su questa versione con lo scarico a carattere completo, sia nella versione standard, e il motore è veramente fantastico, il motore di questa moto è fantastico. Come dicevamo, l'assetto ci è piaciuto sia nella versione standard su strada, ma anche in pista. La moto si adatta molto bene, entravano in crisi pneumatici. Con questa invece si riesce a godere ancora di più di questo avantreno che veramente solca l'asfalto. Si alleggerisce, si vedrà magari nel video un certo alleggerimento dell'avantreno, ma è anche dovuto al fatto che non potevo
avanzare io col corpo a causa della GoPro che è montata lì. Però ragazzi, gran moto, gran bestia, davvero un bel mezzo. Io quasi quasi un altro giro con le stick me lo faremo qua, a quanto pare la devo cedere a qualche collega. Ciao a tutti, chiudiamo da Portimao e niente, seguiteci sui social, mi raccomando iscrivetevi sul nostro canale YouTube e alla prossima, ciao!